Benvenuto o bentornato su questo canale. In questo video verrà trattato il progresso rivoluzionario raggiunto dagli scienziati cinesi nei sistemi di propulsione sottomarina, con lo sviluppo di un sottomarino silenzioso, supersonico ed invisibile ai sonar, basato sulla propulsione laser. Questa tecnologia all'avanguardia utilizza un sistema di energia laser da 2 MW in grado di generare una forza impressionante di quasi 7 tonnellate di spinta, equivalenti a un motore a reazione commerciale. Il sistema di propulsione funziona senza parti meccaniche, utilizzando fibre ottiche più sottili di un capello umano per convogliare l'energia di un laser ad impulsi sull'acqua intorno allo scafo, trasformandola in plasma. In questo modo si genera un'onda di detonazione che crea una spinta che sposta in avanti il sottomarino, eliminando così le vibrazioni e migliorando le capacità di invisibilità del sottomarino sott'acqua. Inoltre questa tecnologia crea la supercavitazione attorno allo scafo del sottomarino, riducendone significativamente la resistenza al suo movimento sott'acqua. Questo nuovo approccio teoricamente consente ai sottomarini di viaggiare a velocità superiori a quella del suono e rimanere contemporaneamente, acusticamente invisibile al rilevamento dei sonar. Da Shanghai a San Francisco, circa 9.000 km, in poco meno di 2 ore. Viaggiando per mare. Fantascienza? Per ora sì, ma in un futuro prossimo potrebbe essere possibile. Quel che sembra confermato è che all'Università di Ingegneria di Harbin, nella provincia di Heilongjiang, cuore pulsante dell'innovazione navale cinese dove fu sviluppato il primo sottomarino sperimentale del paese, un team di ingegneri sta lavorando a questa tecnologia rivoluzionaria, che potrebbe trasformare i sottomarini in veicoli veloci quanto gli aerei a reazione. Questa tecnologia, originariamente proposta da ricercatori giapponesi 20 anni fa, è oggetto di studi in Cina da oltre un decennio, ha sempre rappresentato una sfida per gli scienziati, incapaci finora di orientare la forza generata, costantemente, in una direzione precisa, mentre l'onda di detonazione si espande in tutte le direzioni da un unico punto. Tuttavia, i recenti sviluppi descritti in un articolo sulla rivista Acta Optica Sinica, un giornale accademico pubblicato dal Shanghai Institute of Optics and Fine Mechanics, sembra che i cinesi abbiano finalmente risolto questo problema. I sottomarini, secondo gli scienziati, potrebbero essere rivestiti da sottilissime fibre ottiche, capaci di emettere l'energia laser nell'acqua circostante e riscaldarla fino a farla diventare un plasma, cioè trasformarla in un gas ionizzato. Il potenziale di spinta di questa tecnologia si aggira intorno ai 70.000 Newton, cifra leggermente inferiore alla spinta di un motore a reazione commerciale, ma utilizzando soltanto 2 MW di potenza per il laser. Oltre alla propulsione, l'energia laser diretta favorirebbe il fenomeno della supercavitazione. Bolle d'aria circonderebbero il sottomarino riducendone l'attrito e di conseguenza aumentandone la velocità, permettendogli teoricamente di superare la velocità del suono e di eludere i sonar, grazie all'assenza di parti meccaniche mobili, che eliminerebbe tutte le vibrazioni rilevabili, consentendo così una invisibilità sottomarina senza precedenti. La portata di questa tecnologia non si limita alla propulsione nei sottomarini. Come sottolineato dal capo progetto Zhejiang, il metodo potrebbe estendersi anche all'armamento sottomarino, incrementando drasticamente la gittata e l'efficacia di proiettili, siluri e missili sotto la superficie dell'acqua. Tutto cominciò nel 2014 quando negli ambienti militari cinesi si cominciò a parlare di questa idea, già avanzata da più di una multinazionale giapponese, e che venne ripresa anche da qualche quotidiano australiano e perfino dal Time. Sembrava un obiettivo irrealizzabile, però ora, a distanza di 10 anni, proprio nel momento di maggior tensione militare nei mari del sud-est asiatico, è tornata di dominio pubblico. I quotidiani cinesi hanno ripreso le dichiarazioni di alcuni scienziati impegnati sul progetto di un sottomarino nucleare che viaggia alla velocità di un aereo e che pare sia in avanzato stato di sviluppo. Tutto gira attorno ad un nuovo sistema di propulsione che esclude le eliche tradizionali preferendo un motore laser che, se davvero entrerà in attività, cambierà gli equilibri del controllo navale militare dei mari e rivoluzionerà i trasporti commerciali interoceanici. Oggi i sottomarini militari sono enormi, pesantissimi, potentissimi e piuttosto lenti. Armi strategiche che si muovono in modo virtualmente invisibile negli scenari di guerra e che hanno una dotazione di missili, anche a testata nucleare, di un'importanza strategica fondamentale. Un solo mezzo di questo tipo basterebbe a radere al suolo un'intera nazione. Fino a oggi, i tentativi di realizzare la propulsione laser sono stati vani, almeno nei laboratori occidentali, ma molti credono che in Cina si sia davvero trovato il bandolo della matassa nella sperimentazione di questa tecnologia. Nonostante la battuta d'arresto iniziale,
La Cina e molti altri paesi hanno finanziato la ricerca sull'utilizzo di microsfere metalliche per creare una forza sui sottomarini in base al terzo principio della dinamica, che ad ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria. Le onde di detonazione possono spingere le microsfere in una direzione specifica, esercitando una forza opposta sul sottomarino. Tuttavia, l'efficienza attuale è troppo bassa per essere usata, con un watt di potenza laser che genera solo 1/1000 di newton di spinta. Tuttavia, un rapporto del South China Morning Post afferma che gli scienziati cinesi dell'Università di Harbin hanno progettato un motore laser che migliora l'efficienza di conversione dell'energia dei laser in spinta di 3 o 4 ordini di grandezza maggiore. Per aumentare l'efficienza della propulsione laser, gli ingegneri del polo tecnologico di Harbin hanno rivestito le pareti esterne del sottomarino con una rete di minuscole fibre ottiche che emettono impulsi laser, riscaldano l'acqua fino allo stato di plasma, il quarto stato della materia che si crea quando un gas viene riscaldato fino a ionizzarlo, cioè si crea una miscela di elettroni e molecole cariche positivamente perché hanno perso qualche elettrone. Sott'acqua questo crea una cosiddetta onda di detonazione, che per reazione alla forza che esercita sulle microsfere, si crea sullo scafo del sottomarino una forza propulsiva in direzione opposta, spingendolo il sottomarino in avanti secondo una direzione prefissata. Utilizzando questo rivestimento di fibre ottiche sottilissime intorno allo scafo per convogliare l'energia del laser sull'acqua intorno allo scafo e renderla un plasma, i ricercatori cinesi sono riusciti a dirigere la forza, creata per reazione dall'onda di detonazione, sempre nella stessa direzione, producendo una spinta paragonabile a quella di un motore a reazione commerciale, circa 70.000 newton di forza per soli 2 megawatt di potenza laser. Così facendo il professore Jie Yang ed il suo team dell'Università di Harbin sono riusciti a migliorare molto l'efficienza di questo sistema di propulsione laser dei sottomarini. Come abbiamo già detto, un aspetto più innovativo di questa tecnologia è la creazione di bolle attorno allo scafo del sottomarino, riducendone significativamente la resistenza all'acqua. Questo fenomeno, noto come supercavitazione, consente teoricamente al sottomarino di viaggiare sott'acqua a velocità supersoniche, rimanendo silenzioso grazie alla mancanza di un sistema di parti meccaniche mobili. Questo fenomeno della supercavitazione, fenomeno fisico sfruttato già da tempo per lanciare i siluri nell'acqua a diverse centinaia di chilometri all'ora di velocità, utilizzato anche dal gambero pistolero per cacciare e sperimentato, con risultati alterni, anche sulle navi di superficie, sia quando le bolle prodotte dal movimento di un oggetto nell'acqua si uniscono tra di loro fino a formare un'unica bolla più lunga dell'oggetto stesso. In questo modo il corpo solido, per esempio il sottomarino, si trova circondato prevalentemente da gas, e dato che l'attrito con un gas è molto più basso rispetto a quello con un liquido, come l'acqua, la sua velocità aumenta. Teoricamente si potrebbe sparare davanti al sottomarino un gas, in modo da favorire la supercavitazione. L'idea è valida per le armi, ma non per i mezzi di trasporto. Secondo il professore Li Fengchen, intervistato dal South China Morning Post, i ricercatori di Harbin sarebbero invece riusciti a mettere a punto una membrana liquida che, una volta dispiegata davanti allo scafo, ne ridurrebbe notevolmente la resistenza all'avanzamento, permettendo così il raggiungimento di una velocità sufficiente a innescare la supercavitazione. Questo involucro aumenterebbe inoltre la manovrabilità del mezzo durante i viaggi in immersione ad alta velocità. Per cambiare direzione basterebbe infatti riempire di più la membrana su un lato del sottomarino così da aumentarne l'attrito in punti specifici per un tempo prefissato, il quale farebbe ruotare il sottomarino di un certo angolo prefissato, facendogli cambiare direzione. Ma lo stesso professore Li Fengchen ha ammesso che ci sono ancora moltissimi problemi tecnici da risolvere. La membrana liquida teorizzata dai ricercatori cinesi potrebbe comunque essere una pietra miliare nello sviluppo di sottomarini superveloci, che attualmente non superano gli 83 km all'ora di velocità massima, ma l'attraversamento del Pacifico in meno di 2 ore richiederebbe comunque l'impiego di motori a razzo in grado di lavorare sott'acqua a lungo. Un conto è costruire un siluro, un altro è costruire un sottomarino, le cui dimensioni e massa sono molto maggiori. Le implicazioni di questa tecnologia si estendono oltre i sottomarini. In effetti, lo stesso principio potrebbe essere applicato a vari proiettili sottomarini, come missili e siluri, amplificando così il potenziale militare dell'arsenale navale cinese. Tuttavia, nonostante questi promettenti progressi, rimangono ancora diverse sfide. Nonostante che un reattore nucleare per sottomarini produce oltre 150 MW, più che sufficiente per il sistema di propulsione laser, i ricercatori devono ancora perfezionare la dissipazione del calore delle fibre ottiche, la durata delle apparecchiature in ambienti ad alta salinità, come quello del mare,
e ad alta potenza prima che questa tecnologia possa essere operativa. Inoltre, l'effetto delle bolle di cavitazione sulla furtività dei sottomarini rimane un punto interrogativo, poiché potrebbe comprometterne la furtività. Il continuo monitoraggio di questi sviluppi da parte degli Stati Uniti dimostra una crescente preoccupazione per l'avanzamento della capacità tecnologica militare della Cina, in particolare attraverso l'occhio vigile sull'Università di Arbenn. Questi progressi nella tecnologia di propulsione laser dimostrano le mutevoli dinamiche della moderna guerra navale e posizionano la Cina in prima linea nell'innovazione della difesa sottomarina in un clima internazionale sempre più teso. Ma nonostante tutte queste problematiche, questa tecnologia promette non solo di rivoluzionare la propulsione navale militare ma anche di avere molte applicazioni civili. Questo è tutto. Spero che il video ti sia piaciuto e che tu l'abbia trovato interessante. In questo caso lascia un like e se non sei iscritto, iscriviti al canale, a te non costa nulla, ma per me è un aiuto per continuare e migliorare i contenuti del canale.